casa tua c'è un folletto? Allora c'è anche BR Store. Ordina adesso e domani è tutto a casa tua. Perché non scegliere di risparmiare? BR Store, siamo i migliori. Bene, affezionati di BR Store e innamorati del folletto. Oggi vediamo come sostituire il condotto di aspirazione a un folletto 140. Per condotto di aspirazione si intende questo qui. Questo è il condotto di aspirazione. Perché si cambia? Molti hanno la brutta abitudine di utilizzare la macchina senza utilizzare la spazzola. Quando si va negli angoli, invece di utilizzare il flessibile, vanno diretti anche sul pavimento e fanno questo movimento. Questo fa sì, tipo in questo caso, di consumare tutta la parte bassa. E una volta che si va ad inserire la macchina, la spazzola, inizierà a fare il gioco. Questo tipo di gioco farà rompere poi lo snodo e in ogni caso riduce comunque la potenza di aspirazione. Quindi nel caso in cui si dovesse consumare molto è importantissimo sostituirlo e vedremo anche come farlo. Allora, per prima cosa apriamo l'unità filtro, in maniera salda la prendiamo qui di lato e la tiriamo verso di noi, in questa maniera. Basterà semplicemente far sganciare questi due perni in gomma e tirando vengono via da soli. Ora sciogliete il cavo, giriamo la macchina, giravite Torx T10. Noi per fare prima abbiamo preso un trapano avvitatore con un inserto sempre Torx T10. Sia l'inserto sia il giravite lo trovate sul nostro store nel caso in cui non lo avete a casa. Proseguiamo a svitare tutte e 9 le viti poste lungo la parte posteriore. Ora premiamo il tasto verde e tiriamo la calotta verso l'alto, in questa maniera. A questa altezza filate la calotta verso il manico. Perché? Perché ci sono questi due perni. Nel caso in cui non viene fatto questo movimento si rompono. Mettiamo da parte anche la calotta. Il condotto di aspirazione si trova qui in basso. Per smontarlo, per prima cosa togliamo il tubicino, poi una pinza a becchi fini, sfilate il connettore e lo staccate. Ora viene via il cablaggio posto sulla parte posteriore. Dovete fare attenzione a questi due perni, sono questi due piccoli fermi, quindi fate un po' di leva con un dito e sfilate anche questa. Il connettore è agganciato alla valvola, quindi dovete sganciare anche la valvola. Fatto questo, potete tirare. Ovviamente in questo caso sono rimaste incastrate le viti. Quindi per sganciarla fate un po' di forza e continuate a svitare. Ok. Togliamo il vecchio condotto di aspirazione e prendiamo il nuovo. Sostituiremo il condotto di aspirazione con una versione compatibile che potete utilizzare tranquillamente anche al costo dell'originale. Ripartiamo. Allora, togliamo le viti per sicurezza, così sarà più semplice rimontare il tutto. Se vi arriva sganciato, non preoccupatevi, rimontate il perno. Il movimento che deve fare è questo. Nel caso in cui vi dovesse arrivare a casa completamente smontato, il primo perno è questo e il secondo
è dalla parte opposta, quindi basterà semplicemente rimontarlo. L'unica accortezza che dovete avere è avere questa molla, cioè questo pezzo in ferro, all'interno, e dovrà fare questo movimento. Rimontiamo. Allora, ha una sede fissa, quindi non c'è possibilità di sbagliarsi. L'unica accortezza che bisogna avere poi nella parte interna è far aderire la guarnizione, e vediamo magari con un giravite a taglio. La guarnizione deve andare all'esterno, non all'interno. Non succede nulla se va all'interno, però in questa maniera non perdete nulla e la polvere non va all'interno della macchina. Ok, ci siamo. Rimontiamo la valvola. Rimontiamo anche il tubicino che è caduto e per non dimenticarlo riattacchiamolo subito al segnalatore. Ora proseguiamo. Rimontiamo la parte bassa del cablaggio. C'è questo perno. Il perno va qui dentro. Ok, fatto questo, rimontate il connettore, rialloggiatelo nella propria sede. Stessa cosa, c'è un passo obbligato, quindi non potete metterlo al contrario, e riaccomodate anche i cavi. Ci sono dei passaggi fissi, così il cavo durante l'utilizzo non si muove. I cavi. Ora rimontate anche il tubicino. L'unico fermo per il tubo è questo qui. Controllate che vada all'interno della macchina, quindi non rimanga qui sopra il profilo. Fatto questo, riprendiamo la calotta. I due perni vanno riagganciati negli appositi alloggiamenti, quindi infilate i perni. Quando il pulsante sarà libero, fate attenzione a questi due altri perni. Ok, ci siamo. Girate la macchina, fate l'appello di tutte quante le viti e riavvitate tutto. Quando riavvitate, se state utilizzando un trapano avvitatore, utilizzate la funzione avvitatore con una frizione bassa, altrimenti rompete tutto. Proseguiamo. Ok, ci manca una vite, eccola qui. Rimontata anche l'ultima vite. Abbiamo sostituito il condotto di aspirazione che si era usurato. Finiamo l'intervento rimontando l'unità filtro. Ci sono semplicemente questi due perni in gomma, quindi basta semplicemente fare forza e si rimonterà da sola. Chiudiamo. Rimontiamo anche la spazzola. Fatto questo, abbiamo sostituito il condotto di aspirazione usurato. Vi ricordo che trovate il condotto di aspirazione per folletti 140 compatibile sul nostro store www.brstore.com con il codice K0304.